Prossima Il est plus fermata. difficile What de... are you doing? Wow. Ecco la bandiera turca e vi posso dire che non ho mai visto un paese con così tante bandiere come la Turchia. Quando ero in Kazakistan c'erano un po' di bandiere, ovviamente, sulle macchine dei tassisti, sugli uffici governativi, ma in Turchia anche dalle finestre, nelle case private, nei giardini, ci sono le bandiere. Adesso sto andando a piedi nel paese qua vicino che si chiama Barbaros. Questo paese ha delle caratteristiche culturali molto molto interessanti. Questi paesini come Barbaros e Birgi si trovano sul cammino che va da Efeso a Mimas. Potremmo dire un trekking come il cammino di Santiago. Vedete? I due camminatori con lo zaino sulle spalle. Ecco. Io abito a Birgi e adesso vado a Barbaros per mangiare in un ristorante e poi andare al cinema all'aperto che inizia alle 9. Benvenuti a Barbaros. Andiamo a scoprire questo bel paese. Una delle cose che più colpiscono quando si viene a Barbaros sono gli spaventapasseri, che sono molto tipici. E guardate, questo è un esempio di questi spaventapasseri che però, a differenza di quello che io conoscevo in Italia, non si trovano solo nei campi coltivati, ma anche lungo i lati della strada, sulle finestre, nei vasi da fiori. E questo è molto interessante per me, molto diverso. Dopo, quando andremo nel paese, ve ne mostrerò tantissimi, di tutti i colori, forme e anche materiali, perché c'è molta varietà. Un altro spaventapasseri, guardiamolo da vicino, perché questo ha un naso che sembra quasi una proboscide da elefante e un apollo con una renna o un'alce. Di questo cosa ne dite? Questo stile un po' serio nei vestiti come i pantaloni e la giacca e poi questi fiocchi colorati sui capelli. Questo forse è morto mentre si arrampicava sul palo della luce. Questa la lascio commentare a voi. Sono anche un po' spaventosi, no? E infatti dovrebbero far paura. Guardate, proprio all'ingresso di questa contrada ci sono tanti spaventapasseri, forse per spaventare chi vuole venire in questo piccolo paese. No, probabilmente no. Questo è veramente grande. Guardate, lì c'è un albero con una faccia nel tronco e qui c'è un cinghiale, uno di questi maiali selvatici che qua intorno nella zona vengono cacciati. Purtroppo quasi nessuno ne mangia la carne. Mi piace molto venire nel centro di questo paese a scrivere o a fare qualche cosa di lavoro perché c'è la rete wifi pubblica della città metropolitana di Izmir. Oggi invece del tè o del caffè turco ho chiesto una Coca-Cola zero e la cameriera mi ha anche chiesto pek istiyor musun? E io non sapevo cosa significasse pek e mi hanno portato la cannuccia. In questa regione la natura è molto ricca di frutti e di verdura, soprattutto olive,
uva e meloni e anguri anche. Guardate, sulla cima di questo arco c'è l'occhio, il nasar, che serve per proteggere la casa dal male, dallo sguardo delle persone invidiose. In italiano diciamo il malocchio. Adesso stiamo entrando nel centro di questo piccolo paesino e anche se è sabato sera sembra molto tranquillo, perché infatti dovete sapere che questi paesini che fanno parte della città metropolitana di Izmir si riempiono di persone che scappano dalle città durante le feste e durante i fine settimana. I turchi non sopportano i luoghi affollati. Quando parlate con un turco lo sentirete sempre lamentarsi che Izmir è affollata, che il lungomare di Urla è affollato. È una cosa proprio particolare. Guardate, qua c'è un ristorante molto carino. Vedete? Lì le persone si lavano i piedi prima della preghiera. Ecco, qui c'è un cartello dove spiegano e mostrano la mappa del cammino Efes Mimas. Vedete, questa è la piazza principale. Qua c'è il tipico monumento dedicato ad Atatürk, che è stato quello che ha fondato la Repubblica di Turchia. Adesso un signore ha preso la mia macchina fotografica e ha iniziato a fare un video ai suoi amici. Microfono burada. Vedete, adesso questo signore si è messo a parlare con le persone in un bar. Sta dicendo qualcosa ma io non capisco. Buldum. Tamam. İtalyalıyım. Tamam. Nasıl kapatacağız? Qua in Turchia le persone sono molto ospitali. Vedete, questo signore ha preso il telefono, parlava con i suoi amici. Bello, una bella atmosfera, una bella accoglienza. Adesso la mia amica è arrivata e andiamo al ristorante, perché poi alle 9, come vi dicevo, ci sarà il cinema. Tamam. Çünkü yemek boyunca çay içiyorum. Tamam. Nasıl, güzel Türkçe öğretmiş miyim? Gayet güzel. Ci siamo seduti in un ristorante e adesso mangeremo. L'atmosfera di questo ristorante la sera è molto molto magica e anche molto tranquilla. Mi stupisco di non sentire la musica, ma le voci dei camerieri e dei clienti del ristorante. Molto bello. Adesso siamo arrivati nel paese dove faranno il cinema. Guardate le luci, quasi da discoteca. Io in realtà non so che film ci sarà e probabilmente il film sarà in turco, senza sottotitoli. Però è una bella esperienza comunque. Evleniyorum lan arkadaş, evleniyorum. Ne? O Türküyle mi? Lan sende hiç gurur yok mu? Geberteceğim seni. Var ol lan. Il cinema all'aperto è finito e questo evento è organizzato da un regista che si è trasferito qua vicino. Evet. Alkışlıyoruz. Il regista
fatto una domanda e una bambina del pubblico ha indovinato e adesso gli sta regalando un libro. La bambina è molto contenta. Bölümleri gerçekten kutluyoruz. Kaçırdığınız, izlediğiniz için çok teşekkürler. Bizim için sinema bu mucizedir. Bu mucize Adesso stanno smontando il proiettore e lo schermo dove hanno proiettato il cinema. Mi piace molto perché le persone di questi piccoli paesi non hanno molte cose da fare la sera e questi eventi li fa stare tutti assieme e parlare, discutere. Molto bello.